Ciao a tutti e benvenuti o benvenute sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi vorrei dedicare la nostra lezione a quei verbi che creano tanti problemi agli studenti quando devono essere usati al passato prossimo, perché non si sa mai quale ausiliare usare, essere o avere. Ad esempio, quale di queste due frasi è corretta? Lo spettacolo ha cominciato alle 9 o lo spettacolo è cominciato alle 9? Bene, se volete sapere la risposta a questa domanda, seguite il mio video fino alla fine. E se ancora avete qualche dubbio, potete prenotare una lezione gratuita con me. Vi aspetto! Innanzitutto bisogna ricordare le regole dell'uso dei verbi ausiliari nei tempi composti e quindi nel passato prossimo. Dobbiamo ricordare che usiamo l'ausiliare avere con tutti i verbi transitivi, ovvero quei verbi che rispondono alle domande chi o che cosa e in cui l'azione del soggetto transita direttamente sul complemento oggetto. Bene, questi verbi si chiamano transitivi e usano l'ausiliare avere. Tutti gli altri verbi si dicono intransitivi, dunque non hanno un complemento oggetto diretto e possono usare l'ausiliare essere o avere a seconda dei casi. I dubbi maggiori arrivano con alcuni verbi speciali che possono essere usati sia con l'ausiliare essere che con l'ausiliare avere. Ma perché succede questo? Perché possono essere usati sia in modo transitivo che in modo intransitivo. Per fortuna non sono moltissimi questi verbi, ma è necessario conoscerli per non sbagliare più. Ad esempio, il verbo cominciare e il verbo finire fanno parte di questa lista di verbi e possono essere usati con essere o con avere. Guardiamo questo esempio. Io dico: Laura ha cominciato la lezione alle 9 e Laura ha finito la lezione alle 10. Come vedete, in questi due esempi il verbo cominciare e il verbo finire sono usati in modo transitivo. Infatti, l'azione del verbo cominciare transita direttamente dal soggetto Laura, transita direttamente sull'oggetto diretto, la lezione. Infatti io faccio la domanda al verbo: che cosa ha cominciato Laura? La lezione. O che cosa ha finito Laura? La lezione. Quindi abbiamo un oggetto diretto. Vi mostro altri due esempi. La lezione è iniziata, è cominciata alle 9, oppure la lezione è finita alle 10. In questi esempi il verbo cominciare e il verbo finire sono usati in realtà in modo intransitivo, infatti non c'è un oggetto diretto. In questo caso la lezione è il soggetto di queste due frasi e come vedete l'ausiliare usato è essere e il participio deve concordare nel genere e nel numero del soggetto, che in questo caso è femminile singolare perché è la lezione. Questi verbi sono davvero molto importanti in italiano, ma se volete rendere più ricco e più vario il vostro vocabolario, vi dico anche che esistono dei sinonimi che usano le stesse regole. Ad esempio abbiamo per cominciare il suo sinonimo che è iniziare e per il verbo finire il suo sinonimo è terminare. Quindi questi quattro verbi usano esattamente le stesse regole di cui abbiamo parlato prima. Terminiamo questa lezione dicendo anche che questi verbi possono essere seguiti anche da una preposizione e da un altro verbo all'infinito. Bene, cosa succede quando li usiamo al passato prossimo o nei tempi composti? Allora, dobbiamo ricordarci che i verbi come cominciare e iniziare hanno la preposizione a
più l'infinito, invece i verbi come terminare e finire usano la preposizione di più l'infinito. Bene, nel caso dei tempi composti bisogna usare sempre l'ausiliare avere. Dunque io dirò: Laura ha finito di spiegare i verbi e gli studenti hanno cominciato a fare le domande. A proposito, se avete ancora qualche dubbio, lo potete esporre qui nel commento al video, oppure potete prenotare una lezione gratuita con me. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto. Ciao, da Laura di Classe Italiana.